Fiesta ST, siamo pronti? Pronti? Siamo sull'ultima Fiesta ST della storia, l'MK8, motore EcoBoost, leggendario motore EcoBoost a 1500, calato rispetto alla MK7, da 1600 siamo passati a 1500, con un cilindro in meno, e dicono tutti che schifo, ma possiamo... Adesso vediamo subito se hanno fatto bene o hanno fatto male, però devo dire che come coppia è aumentata, siamo a 290 Nm di coppia, cavalli 200, e la tua versione è la 5 porte, e anche Fiesta hanno, sì? Puoi optare tra la versione 3 porte e 5 porte. In realtà non più adesso, sai. Sulla versione MK... 5, solo 5 porte. Solo 5 porte. 5 porte. A livello di peso poi non cambia neanche più di tanto, perché la 3 porte pesa circa 1260 kg, mentre la 5 è 20 kg in più, quindi ti dico già che mi trovo molto bene in questi sedili, completamente regolabili, ma io mi sento bello incastrato. Esatto, sei la stazza giusta, sono un po' gentili. Esatto. Ti abbracciano. Sì, molto, tra l'altro sulle gambe noto tanto che sono veramente rigidi, belli solidi. Questi qua penso siano i più rigidi che abbia mai provato a livello di contenimento. Il volante mi sembra iper reattivo, è proprio madonni. Porca miseria. Tra l'altro se non lo tieni bene durante il cambio marcia tende un po' a seguirti col movimento. Comunque gli basta veramente poco a sterzare la macchina, cioè non è che devi girare chissà quanto il volante, è proprio diretto, ha poco raggio, ma è diretto. Cambio manuale 6 marce, fortunatamente manuale, non abbiamo cambi automatici, elettronici. Sì, Ford ha deciso che tutte queste stregonerie. Non potevi neanche scegliere, neanche volere. Che da un lato su alcune cose è meglio il vecchio stile. Tra l'altro qui abbiamo una bomba che è compresa nel pacchetto ST Performance, abbiamo il famigerato e tanto amato autobloccante differenziale. Puttana troia, ma che bomba! E si sente, ti aiuta veramente, ti tira proprio dentro. Ti raccontavo. Guarda qua due, si sente un cifra. Si è proprio sentita. Tutto in normale. Esatto, perché qui abbiamo tra l'altro 3 modalità. Abbiamo la normal, sport e track. In sport cambia l'erogazione. Porca puttana, che spinta. Esatto. L'assistente sta impazzendo. In realtà. Ricordiamo che questa è una Fiesta ST completamente originale, perché queste Fieste ultimamente sono veramente apprezzate dagli amanti del tuning. È difficile trovarne una originale, più facile trovare 18enne vergine piuttosto che una Fiesta ST originale. Ma capisco anche il motivo per cui vadano a modificarla. Alla fine è una macchina nata per il rally, a livello di modifica ha un sacco di parti sia estetiche che a livello di meccanica, un sacco di possibilità. Comunque spinge veramente forte, già anche
ai bassi giri, perché io sono uscito in una curva lenta in terza, ma ha preso giri subito come niente, invece di dover magari scalare e mettere in seconda, invece ha preso coppia fin da subito. Sì, è vero, questa cosa tra l'altro è poi comoda in qualsiasi situazione, perché dover cambiare tutte le volte. E in modalità sport invece aumenta l'erogazione più pronta? Sì, l'erogazione è più pronta, è più sensibile, lo vedrai subito il pedale che è molto reattivo. Ok. Si apre la valvola sullo scarico. Molto bene. Quindi è anche un po' più rumoroso. Ok, ti istiga proprio allora a spingere. Ecco, a livello di assetto è rigida, diciamo il QB quanto basta, non è né rigida da tavola da surf né morbida da macchina normale, una via di mezzo secondo me. Però abbiamo le sospensioni posteriori con le molle che vanno a compensare sugli spostamenti di carico durante i cambi di direzione. E infatti diciamo che le curve di montagna, le strade di questo genere sono pane per i suoi denti, infatti si sente che è veramente incollata a terra, nonostante comunque sia un assetto stock. Sì, tutto originale. Sì. Si sente che nei cambi di direzione rapidi non va a schiacciarsi, a sdraiarsi completamente, tende un po' ad aiutarti a spostarti. Esatto, una delle cose diventate un po' famose della Fiesta ST è che tende ad alzare una ruota in curva. Sì. La posteriore esterna tende ad alzarsi. Sì, a livello di freni abbiamo davanti i freni anteriori da 2,70 autoventilati, invece da dietro dovrebbero essere da 2,50. È morbido all'inizio, poi ha ti dà un leggero colpo in più, un po' più rigido, un po' più forte, però mi sembra abbastanza modulabile. Sì, meriterebbe un qualcosina in più. Non in modo drastico, esatto, però sì, esatto, quello sì, per la potenza, le prestazioni che ha, le sospensioni, tutto, l'unico punto debole potrebbe essere quello. Allora, finché ne fai uso stradale normale, non hai nessun tipo di problema. Esatto, in quel caso assolutamente, ma anche per un utilizzo diciamo allegro normale non c'è problema. Comunque lo sterzo rimane, cioè io lo sento bello leggero, non mi dà sensazione di pesantezza in modalità normale, e magari in modalità sport si irrigidisce un po' di più. Vediamo. Allora, modalità sport, si va, metti tu. Ok, quindi adesso abbiamo la valvola dello scarico aperto, Un po' di scoppiettini. esatto, vediamo. Allora, un po' sound si sente che è cambiata un attimino. Allora, lo sterzo mi sembra abbastanza, un pochino si è irrigidito, ma non tanto. Senti l'autobloccante come non ti fa perdere proprio niente, ti butta dentro. Soprattutto nei tornanti, nelle curve lente in cui magari schiacci un po' di più, ti tiene dentro, non ti fa uscire, non ti fa andare dritto. Guarda, lo senti proprio che ti tira la ruota interna, sì? Questi qua direi che è uscito, è proprio la carta in più, cioè è proprio il passo in più rispetto, sì, esatto, è proprio il jolly. Comunque spinge veramente forte, perché nonostante sia un motore piccolino, io non è che avrei tanto da lamentarmi. Anche a livello di sound
un pochino cambia dal 4 cilindri, è Sì, vero, il però- suono cambia, sì, ma non è che passi... No, non è un frullino. Esatto, bravo. Per dirla proprio. Terra terra, ci siamo capiti, hai detto giusto. Proviamo questa potenza. Minchia. Un pochino pattinato, ma presumo sia anche un po' per la questione gomme, perché l'autobloccante si sentiva che stava lavorando. Infatti è partita, ha recuperato, poi basta, l'ha tenuta lì. No, la cosa che mi fa impressione è quella, la coppia, perché come ti ho detto già prima, esci da una curva stretta, ma magari anche una marcia piuttosto altina, ma ti va su comunque. Sì. No, di spinta ce n'è. Piccolì ma catif, come si dice dalle nostre parti. Modalità circuito. Allora, mi sembra un po' più pesante adesso però lo Stenza. Sì? Sì, mi sembra di sì. Non so se è stata una mia... No, non è proprio vero. Può essere che intervenga anche su quello. È diventato più pesante, si sente proprio. Però è aumentata anche l'erogazione. Cioè è proprio partita subito, ho sentito subito che partiva su di giri prima del solito. Cioè poi qualcosina in più di prontezza. Infatti sono a metà, non ero neanche a metà gas, a metà pedale, che già spingeva come se fossi a 3/4. Bene, giro finito, giro terminato. Io ho finito. Ringrazio Steve Meister per il suo Fiestino Un ST. piacere, è stato un piacere. È stata molto frizzantina, molto divertente da guidare, curiosa anche sul fatto dell'autobloccante. Bella, Fa divertente. piacere che ti sia piaciuta. Sì, pacchetto di base, molto ben assettata, precisa, reattiva, potente, nonostante quel cilindro in meno che storce un po' il naso, ma è come se non l'avessero tolto, secondo me, cioè non te ne accorgi neanche. Dice No. ancora la sua. Sì. No, per me è promossa, non ho provato la versione precedente, ma se questa spinge così, io, cioè, non avessi una macchina da prendere di questa categoria, io prenderei una Fiesta ST. No. Sì, la provo, no? Mi è piaciuta un sacco. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, molto importante, aiuta me, mi raccomando, e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!